Mi tolgo gli occhiali perché qui non c'è tanto sole, non c'è per niente in realtà, quindi non servono gli occhiali. Mi trovo nel quartiere Prati e prima di tornare a casa vorrei raccontarvi qualcosa sulla storia di questo quartiere perché è molto molto interessante dal punto di vista storico. Il quartiere Prati è il quartiere che si trova alle spalle di Castel Sant'Angelo e infatti questo quartiere si chiamava Prati di Castello. Qui fa capolino Castel Sant'Angelo tra i pini. Stiamo percorrendo il marciapiede lungo il perimetro di Castel Sant'Angelo. Tutto il quartiere alla mia destra è Prati. Quindi dicevo, si chiamava Prati di Castello perché Castello è il Castel Sant'Angelo, mentre Prati perché effettivamente c'erano solo prati, letteralmente. Prati, campi, orti, e ho ritrovato una foto bellissima che appunto mostra proprio la situazione e si vede sullo sfondo in lontananza Castel Sant'Angelo e poi alle sue spalle una distesa di orti e c'è anche in primo piano si vede un contadino che lavora. Lo Stato Pontificio qui a Roma si era enormemente ridotto e perché appunto un sacco di territori erano diventati italiani. E quindi non correva buon sangue tra il Regno d'Italia e lo Stato Pontificio. Quando questo quartiere fu costruito, quindi, questi rapporti non erano dei migliori, perciò cosa hanno deciso di fare? Siccome qui c'erano le abitazioni di tutti i funzionari del Regno d'Italia, tutte le costruzioni, tutti i palazzi sono stati eretti in modo da bloccare completamente la vista su San Pietro, sullo Stato Pontificio. Infatti se si cammina per Prati non si ha mai veramente la visuale della cupola di San Pietro. Per questo motivo, perché quando questo quartiere è stato eretto ancora non erano stati firmati i patti lateranensi, che invece risalgono ai primi decenni del 1900. Quindi questa è una curiosità divertente, secondo me, e ho pensato di raccontarvela. E San Pietro è proprio qui dietro, solo che da Prati non si vede quasi mai praticamente. Si comincia a vedere solamente se si arriva a Piazza Risorgimento, che è in fondo a Via Colla di Rienzo, e da lì si vede la cupola di San Pietro. Però da tutte le altre strade che compongono il quartiere non si vede. A questo punto io sono pronta per incamminarmi verso casa. Buongiorno, buon sabato. Sono insieme a mia sorella e a mia madre. Volete salutare? Aspetta, vai. Ciao. Stiamo andando al Festival dei Supplì. Sentite i clacson, c'è un sacco di fila di macchine. Qui siamo a Ponte Milvio, vedete questo è Ponte Milvio e da lì si inizia. Questa è la piazza. Vabbè, le casse sono ancora chiuse e noi ce ne andiamo perché abbiamo da fare oggi pomeriggio e non possiamo stare tutto il pomeriggio qui. Alla fine abbiamo scoperto che la fila non era una sola, ma erano 3 che convergevano nella cassa, che era bloccata. Quindi sicuramente organizzazione da rivedere. Però, essendo la prima edizione, ci sta che devono vedere
quanta affluenza c'è, che era prevedibile che ci sarebbe stata tantissima gente. Sì, però se tu organizzi una roba del genere, cioè io spero che tu in passato abbia già organizzato altre cose, Sì. o che comunque organizzare eventi sia il tuo lavoro, cioè Sì, infatti. Poi non si capisce appunto, penso che nessuno abbia ancora preso i supplì perché stanno ancora, cioè è l'una passata e stanno ancora montando, stanno ancora preparando e le casse sono chiuse. Esatto. O almeno sono bloccate, non c'è proprio, non lo so. Sì. E dicevano che comunque l'orario di inizio era a mezzogiorno, quindi è da un'ora in teoria che dovrebbero essere tutte in funzione le casse e la fila dovrebbe scorrere. Comunque noi eravamo curiose di vedere questa cosa, non abbiamo visto neanche un supplì. No, però questa secondo me è una cosa buona perché comunque sono crudi da cuocere e te li cuociono nel momento in cui tu li chiedi, perché se fossero stati in esposizione stavano lì chissà da quanto tempo e faceva anche schifo, cioè non era buono. Giusta osservazione. E adesso andiamo a pranzare. Buongiorno e bentornati sul mio canale. Oggi inizia un nuovo vlog. Sono in aeroporto, sono all'aeroporto di Fiumicino e tra un quarto d'ora inizia l'imbarco per il volo. Sto andando a Berlino per l'Expo Lingua e quindi vorrei fare un po' un vlog di questa esperienza. Non è la prima volta che vado all'Expo Lingua, è la seconda volta, però l'ultima volta è stata qualche anno fa, un po' più di qualche anno fa, forse 5-6 anni fa. Sì. Mi metto comoda, non sono molto presentabile perché sono stanchissima. Sono arrivata da un bel po', cioè l'ultima volta che ci siamo sentiti nel vlog erano le 11:30 di questa mattina, adesso sono le 7:30. E ovviamente sono a Berlino da un bel po' di ore. Ci ho messo un po' di tempo per arrivare in centro dall'aeroporto perché il treno ha fatto un po' di ritardo e sono arrivata qui in città, ho fatto tutto, anche il check-in in albergo, erano le 4 del pomeriggio più o meno. E poi me la sono presa comoda, ho fatto un giretto per un supermercato. Mi piace un sacco andare nei supermercati quando sono all'estero, è una cosa a cui non posso resistere, i supermercati e le librerie. Anche se non capisco la maggior parte delle cose, soprattutto nelle librerie. Nel supermercato diciamo che è un po' più semplice perché vedi più o meno che cos'è il cibo, no? Qual è il cibo, più o meno lo capisci. E poi sono andata in questa libreria, ho fatto delle foto perché mi volevo ricordare il nome, Dussmann, che praticamente è una libreria e al contempo è anche un centro culturale perché accadono tantissime cose lì dentro. Sono 4 piani perché c'è anche un piano sottoterra, tra virgolette, nel senso che c'è un -1 ed è il posto dei miei sogni praticamente, perché ci sono 4 piani di libri, qualsiasi genere, ma c'è anche una parte dedicata alla cartoleria e non ho neanche visto tutto quando sono stata lì perché ero stanca, quindi ho detto domani ci voglio ritornare perché non ho visto tutto. Sono entrata perché ero curiosa di vedere una cosa. Sono andata al reparto dei libri di lingue straniere perché volevo cercare il mio libro, volevo vedere se ci fosse e lì per lì non l'ho trovato perché ce n'erano talmente tanti e poi l'ho trovato. Ce n'era una copia sola e forse, chi lo sa, il fatto che ci fosse una copia sola è una cosa positiva. Vuol dire che le altre copie che c'erano magari sono state comprate, chi lo sa. Comunque sono stata molto contenta di vedere la mia videogrammatica qui in una grandissima libreria del centro di Berlino
E poi c'era proprio un'atmosfera fantastica perché c'erano anche degli spazi per poter studiare, lavorare, stare al computer, in mezzo ai libri. E poi c'era anche una parte dedicata alla caffetteria, però quello, diciamo, bene o male, la caffetteria se c'è o non c'è, boh, non lo so, per me non è dirimente come caratteristica di una libreria e in Italia non ci sono le caffetterie nelle librerie, ma una cosa che mi piacerebbe tanto che ci fosse è proprio dare la possibilità magari di rimanere lì a studiare o a lavorare, creando quindi degli spazi comuni. Quella è una cosa che mi è piaciuta tantissimo vedere. E poi c'era anche una sezione dedicata al Natale, ci devo ritornare perché era pieno di calendari dell'avvento, di decorazioni. Che dire, sto approfittando di questi 3 giorni per prendermi un po' di tempo per me, sono molto contenta. Quindi oggi, giorno di viaggio, sono arrivata. Domani ho degli impegni con l'Expo Lingua dalle 6 del pomeriggio, dalle 6 alle 8 di sera, e poi la giornata piena è sabato. Domattina sono molto contenta perché ho un appuntamento con quella che era la mia migliore amica alle scuole medie e che adesso abita qui e quindi prima di partire le avevo scritto sarò in quel di Berlino, vediamoci e infatti domattina ci vedremo. E poi ho intenzione di andare a fare un giro per musei domani. E poi appunto, come vi dicevo, sabato c'è l'evento, la mattina e poi tutta la giornata è impegnata lì all'Expo Lingua. Sono qui più che altro per il mio interesse, per fare qualcosa di diverso dal solito. Mi hanno invitato all'Expo Lingua, però è solo un invito a partecipare alla fiera, all'evento, poi non c'è niente in stile influencer dietro a questo viaggio, nel senso che il volo l'ho pagato io, l'albergo l'ho pagato io, mi sono pagata tutto da sola. Expo Lingua semplicemente ti dice ti va di venire a fare questa cosa, ci sono tanti eventi, parli la mattina, poi il pomeriggio sei qui con noi, però poi ti devi organizzare da solo, ecco. Va bene, detto ciò, io vi saluto per stasera e ci vediamo domani con più calma, riposati, più freschi, no? Allora, dopo varie peripezie sono finalmente in aeroporto a Berlino. Alla fine, ieri non ho fatto alcun vlog, sono una pessima vlogger. Sarà difficile da credere, ma non ci ho pensato. Però ho recuperato delle fotografie dell'evento. Questo era l'evento della mattina in cui abbiamo parlato della creazione di contenuti e poi nel pomeriggio ci sono stati altri incontri per parlare di altre tematiche sempre relative alla creazione di contenuti per quanto riguarda le lingue. E sono stati dei momenti molto belli di condivisione, abbiamo scambiato idee, ci siamo dati consigli a vicenda, è stata una bella esperienza. È stata una giornata molto intensa perché abbiamo parlato, però insomma è stato bello fare qualcosa di diverso. Che altro volevo dire? Volevo dire che mi è piaciuta tantissimo la Galleria Nazionale sull'Isola dei Musei, veramente veramente bella, specialmente il piano dedicato al romanticismo tedesco. Molto bello, c'era un quadro che mi ha colpito parecchio, che raffigurava tra l'altro la Grotta Blu di Capri, è come se quel punto di luce all'entrata della grotta fosse effettivamente luminoso, non so come spiegarlo, ma era veramente veramente bello. Mi sono portata un libro da leggere, uno nuovo che ho iniziato durante questo viaggio, nonostante io ne abbia 2 già iniziati sul comodino, però non mi andava di portare quelli. Quindi ho portato questo qui che si intitola Casa d'altri di Silvio D'Arzo ed è una raccolta di racconti, ma il racconto principale è questo che si intitola Casa d'altri, che è stato definito da Montale, un poeta del Novecento, uno dei racconti più belli del Novecento. Quindi questa cosa ha alzato enormemente le mie aspettative di lettura.
Ho iniziato a leggerlo, sono a pagina 30, quindi ancora non posso darvi un giudizio, perché ancora non sono entrata nell'azione della vicenda, ma lo finirò a breve e poi vi saprò dire. Fatemi sapere se qualcuno di voi conosce questo libro. E niente, questo è tutto per il vlog di oggi. Penso che concluderò il vlog in questo momento. Io vi ringrazio tantissimo per averlo guardato e vi do appuntamento al prossimo video. A presto, ciao! Fantastico perché faceva